L'ho detto più volte, è difficile che un solo stile possa rappresentare la tua personalità unica, ma riconoscere gli stili d'arredo è il primo passo per poter costruirti il tuo. Tu li conosci? Oggi vediamo insieme i principali stili e le loro caratteristiche peculiari, i materiali e i colori che vengono usati. Ciao, benvenuta su questo canale, sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Gli stili d'arredo sono tantissimi, ma oggi vediamo i 12 che sono i più conosciuti e i più usati. Classico. È uno stile senza tempo e molto elegante. Spesso va a braccetto anche con il lusso. È caratterizzato da elementi d'arredo importanti, quasi sempre artigianali. I mobili sono in legno massello e i divani e le poltrone grandi e avvolgenti. Il tutto caratterizzato da linee tradizionali e preziose. Materiali molto presenti, oltre al legno, sono il velluto e il raso, il vetro e anche il marmo. I colori che si adattano bene a questo stile sono i neutri come i beige, i crema, i grigi e i bianchi. Gli accessori che completano bene questo stile d'arredo sono i grandi lampadari, gli specchi, candele e vasi. Rustico. È uno stile che riporta ad atmosfere di campagna, immersi nella natura. È caratterizzato da elementi d'arredo grezzi, in legno, dalle linee morbide, fatti magari a mano. Sono elementi anche un po' logorati dall'aria vissuta. Materiali presenti, oltre di nuovo al legno, sono pietra, terracotta, mattoncini sabbiati a vista, ferro battuto e vimini. E perché no, un bel camino o almeno una stufa. Come per gli elementi d'arredo, anche gli altri materiali sono grezzi o comunque non nascondono le imperfezioni. Saranno ottimi alleati un parquet dal legno molto nodoso o ancora in terracotta che però sembra usurato dal tempo, o per i muri i mattoncini che sono un poco sbeccati. I colori di questo stile sono il bianco, il grigio, il tortora, il beige, ma anche il giallo. Accessori che possono completare bene sono dei grandissimi tappeti, morbidi plaid e grandi ceste. Moderno. È lo stile che esprime la voglia di ambienti utili e funzionali. Comprende tutti gli elementi di design. Nasce per rompere gli schemi con la tradizione, introducendo materiali come plastica, metalli, vetro e laminati, sia come elementi di arredo veri e propri che per ricoprire il legno, dandogli finitura lucida e brillante. È uno stile sobrio e semplice, con mobili dall'impatto decisamente meno pesanti e ingombranti rispetto al classico, ma soprattutto facili da pulire. Gli arredi hanno linee pulite e delicate, con tecnologia ben integrata per rendere il tutto più pratico. I materiali presenti in questo stile sono legno, ceramiche, moquette, laminati, mobili laccati, metallo e pelle opportunamente trattata. I colori sono il bianco, nero, marrone, grigio, vengono poi usati anche colori più vivaci e magari messi in contrasto, ma non sono mai i protagonisti dell'ambiente. Sono usati sia sui muri che come rivestimento degli arredi e ovviamente negli accessori e nelle decorazioni. Contemporaneo. Spesso viene confuso con lo stile moderno che abbiamo appena visto, perché entrambi gli stili sono caratterizzati da linee e forme semplici. Lo stile contemporaneo è caratterizzato però dalla continua ricerca di innovazione. Gli arredi sono sempre molto funzionali, salva spazio e trasformabili per adattarsi anche agli spazi più piccoli. Caratteristiche di questo stile sono la semplicità, la comodità e la cura dell'estetica.
I materiali usati sono innovativi ma anche pregiati. La resina è molto usata in questo stile, ma anche materiali autoriparabili grazie alle nanotecnologie come il Corian, il Laminam e il Phoenix. I colori di questo stile sono neutri con una predilizione per il bianco e il nero. Questo stile non ama fronzoli e le decorazioni sono ridotte davvero al minimo. In una casa in stile contemporanea non può poi mai mancare la domotica per una casa davvero smart. Industrial. Nasce a New York negli anni 50 quando sono state riconvertite ad abitazioni le vecchie fabbriche, gli uffici e i centri direzionali. È uno stile nato per esaltare quel tipo di architettura così particolare, con elementi strutturali caratteristici come le tabbature a vista e i pilastri in cemento. Gli arredi sono semplici e spesso sono elementi di recupero, fatti di legno dall'aspetto invecchiato, oppure pelle, vetro, metallo e rame. Altri materiali tipici di questo stile sono i mattoni a vista e il cemento. I colori sono basici, molto bianco, blu, grigio e nero. Vecchie insegne di metallo, luci a sospensioni di diverse dimensioni dalla forma dei vecchi fari industriali daranno quel quid in più. Shabby è uno stile romantico che riporta alla campagna provenzale, caratterizzato da mobili decapati, ovvero lavorati per sembrare rovinati e dargli un allure di vissuto. Sono spesso elementi di recupero che vengono rivisitati e ridecorati, ma anche se nuovi vengono lavorati con la tecnica del decappaggio, appunto perché sembrino imperfetti. I materiali più usati sono il legno, come abbiamo visto, possibilmente di riciclo, velluti e pizzi. I colori che si adattano di più sono il bianco e le tinte pastello, per un'atmosfera delicata e romantica. Scandinavo. È uno stile che va molto di moda, anche grazie ad un famoso distributore di arredo. Non facciamo nomi, Ikea. È uno stile moderno, luminoso e accogliente, semplici, senza frondoli, ma mai banale. Si concentra sul benessere e la semplicità della casa e del piacere delle piccole cose. Il design è semplice e lineare, con molto utilizzo di legno naturale e di legno laccato. I colori sono neutri e chiari con sfumature di pastello. Candele, tappeti in pelliccia, morbidi cuscini e coperte fanno da cornice perfetta a questo stile. Minimalista. Come per lo scandinavo, è uno stile d'arredo che ama le linee semplici e pulite. Qui il superfluo è assolutamente bandito, vige la regola del less is more. Anche le decorazioni sono pochissime e molto semplici. Ordine e tranquillità sono alla base di questo stile. I materiali più usati sono i mobili laccati, il vetro, l'acciaio e il cemento. I colori sono tenui con il bianco e il nero che fanno da base. Piccoli accenti di argento negli accessori accendono e completano questo stile. Vintage. È uno stile che potremmo definire nostalgico perché c'è molto utilizzo di modernariato e di oggetti di recupero di altre epoche. Sicuramente è uno stile che aiuta ad esprimere la propria personalità perché permette di mixare forme e stili di altre epoche. È uno stile di arredo unico perché quello che tu hai trovato e ricercato nei vari mercatini difficilmente ce lo avrà anche qualcun altro. Legno, smalto, velluto, pelle la fanno da padroni. I colori usati sono colori forti come il verde, l'arancione e il giallo. La carta da parati, gli oggetti trovati nei mercatini e le decorazioni colorate sono il must have di questo stile. Boho è la contrazione della parola bohemienne ed è uno stile libero. È uno stile dal mood rilassato ma anche un poco eccentrico. Non ha molte regole e ama il mix e il match di materiali consistenti e colori. Ha molti elementi esotici e stravaganti accostati all'idea di morbidezza e accoglienza.
Si ritrovano in questo stile materiali come legno, cotone, rattan e lino. I colori sono forti e brillanti, ma partono da una base neutra. Elementi in macramè, frange, acchiappasogni, candele e laterne completano questo stile. Etnico. È lo stile che evoca terre lontane, soprattutto Africa, Asia, Centro e Sud America, dando la sensazione di essere sempre in viaggio. I materiali principali di questo stile sono il legno di teak e di mogano, il rattan, il lino, la corda, la raffia, la pelle e i metalli. I colori sono audaci, rossi, arancioni, marroni, ma anche i verdi per ricordare le foreste. Souvenir, maschere, stampe e tutti gli oggetti che ricordano quelle terre rafforzano questo stile. Eclettico. È lo stile per cui la parola d'ordine è osare. Il limite è solo ed esclusivamente la tua fantasia. È uno stile che trova ispirazione in una moltitudine di stili, mescolando forme, ma anche colori e texture differenti. La diversità è il filo conduttore di questo stile. Non ci sono materiali o colori che possono definire questo stile. Non ci sono regole vere e proprie. Ma proprio per la mancanza di regole è uno tra gli stili più difficili, perché è facile cadere nel kitsch. Questi sono tra gli stili d'arredo più conosciuti e usati, ma non sono i soli. Mi viene in mente per esempio lo stile glamour o l'art déco. Gli stili poi vengono anche divisi per aree geografiche, come potrebbe essere lo stile mediterraneo. Infine ci sono nuove tendenze che stanno diventando popolari e magari sono una rivisitazione e fusione di altri stili d'arredo, come per esempio il Japandi, che unisce lo stile giapponese e quello scandinavo. Magari questi li vediamo in un altro video. Comunque, come detto più volte e anche prima, è difficile che uno stile solo possa rappresentarti, ma conoscerne le basi ti permetterà di poter fare meglio il mix di stile che ti rappresenta nel profondo. Partendo infatti da quello che senti più vicino al tuo modo di essere come base, poi aggiungerai in percentuali inferiori tocchi di altri stili. Un classico moderno, ad esempio, potrebbe essere prevalentemente classico con tocchi di moderno o viceversa, con una prevalenza di moderno e piccoli tocchi di classico. Dipende da te. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento. Iscriviti al mio canale se non lo hai ancora fatto, attivando la campanella per essere avvisata quando uscirà il prossimo video. A presto! Ciao!